Oggi parliamo di un aggiornamento dei chilometri guidati in Europa in FSD, poi aggiornamento insieme al Summer Update che riguarda Grok, orari estesi per quanto riguarda il robotaxi negli Stati Uniti e poi qualcosa si muove per navette autonome intorno alla Gigafactory Berlino. A tra poco. Bentornati a Lampi di Tesla. Come ben sapete, in Europa esiste FSD in 5 paesi, a partire dai Paesi Bassi, poi ci sono stati altri rilasci, comunque sempre in paesi abbastanza piccoli. Perché rimarco il fatto che sono piccoli? Perché parliamo un po' di numeri. Tesla oggi ha scritto sul suo account ufficiale, Tesla Europe Middle East, che ha raggiunto i 100 milioni di chilometri guidati, o meglio non guidati, in FSD supervisionato in Europa. Allora, facciamo un salto indietro nel tempo e cerchiamo di capire quanti sono questi 100 km e potenzialmente quante auto potrebbero avere FSD o comprato o in abbonamento in questi 5 paesi europei. Allora, il 14 luglio, quindi circa 40 giorni fa, Tesla ha fatto la stessa cosa, ma ha detto che le auto in Europa avevano percorso 50 milioni di chilometri. Quindi per percorrere 50 milioni di chilometri le auto appunto europee ci hanno messo circa 40 giorni. Ho fatto 4 conti, quindi ho considerato più o meno una media di chilometraggio annuale, l'ho diviso per 40 giorni, ho considerato una percorrenza media in FSD dell'80% di questo chilometraggio e facendo due calcoli, non sto a tediarvi con una tabella Excel, anche se lo so che vi piacerebbe, ho calcolato circa 47.500 auto con FSD in questi 5 paesi europei per raggiungere 50 milioni di chilometri in 40 giorni. 47.500 auto. Come vi ho detto prima, consideriamo che i paesi in cui è stato rilasciato FSD sono decisamente piccoli, penso che il mercato più grande sia quello olandese, sono poche, sono tante, 47.500, non ho i dati per fare un confronto, però prendiamo questo numero e teniamolo lì. Speriamo davvero che questo numero di milioni di chilometri possa salire in maniera esponenziale con il rilascio in altri paesi, magari paesi in cui ci sono un bel po' più di macchine. Non ci resta che aspettare e staremo a vedere. Ora invece parliamo di un'integrazione tra Tesla e SpaceX AI, quindi XAI integrato in SpaceX con Grok, perché Tesla ci dice ufficialmente che con il rilascio del Summer Update è stato aggiornato anche Grok e in particolare viene usato adesso la seconda versione, diciamo, di Grok Think Fast 2.0 appunto, che è quell'agente che proprio regola diciamo, l'ascolto, il ragionamento e la risposta, quindi dovrebbe in teoria rispondervi in maniera più accurata, più veloce, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda il Summer Update, io l'ho ricevuto da un paio di giorni, quindi a breve conto di fare un video di spiegazione di tutte le varie novità incluse. Ora parliamo di Robotaxi perché l'account ufficiale Tesla Robotaxi ci fa sapere che attualmente gli orari in cui si può usare il Robotaxi sono stati estesi, in particolare tra le 6 del mattino e le 10 di sera, tutti i giorni. E vi ricordo anche le città: Austin, dove c'è il maggior numero di Robotaxi, Dallas, Houston, Miami, Orlando e Tampa. Quindi se capitate in queste aree, scaricatevi l'app Robotaxi sul vostro telefono, vi serve la localizzazione negli Stati Uniti, quindi attenzione un po' ai vari store per scaricarvi l'app, però potete tranquillamente utilizzare un Robotaxi Tesla, così come ho fatto io l'ultima volta che sono andato a Austin, quindi servizio aperto a tutti, potete tranquillamente usarlo. Quanti sono? Beh, non è facile definirlo. Il numero completo di robotaxi, quindi sia supervisionati che non supervisionati, si aggira intorno alle 800 unità. Vi ricordo che in California ce ne sono veramente tanti, ma sono tutti supervisionati, mentre i non supervisionati si aggirano intorno ai 160, di cui un centinaio solo a Austin.
quindi se volete fare una corsa non supervisionata, sicuramente a Austin la troverete, perché io ne ho fatte una decina in un giorno, tutte non supervisionate, quindi ci sta assolutamente. Tra l'altro vi ricordo che il 3 settembre ci sarà l'evento di lancio del Cybercab, vedremo se lo metteranno subito per strada. Adesso rimaniamo in ambito di taxi non supervisionati perché forse qualcosa si muove in Germania, beh, qualcosa si muove. Diciamo che ci sono delle proposte molto interessanti e soprattutto che hanno compreso appieno alcuni vantaggi del servizio di guida non supervisionata, quindi robotaxi, taxi autonomi, chiamiamoli un po' come vogliamo. Di che cosa stiamo parlando? Beh, parliamo dell'area intorno alla Giga Berlin, quindi in Europa e in particolare in Germania, perché si comincia a dare un'occhiata a quello che può offrire il mercato o comunque l'evoluzione tecnologica per quanto riguarda le navette. Quindi qui vi ho preso un articolo del Berliner Morgenpost che ci spiega un po' quale potrebbe essere l'evoluzione delle Tesla Shuttle invece dei bus e dice che si cerca di progettare il futuro da questo punto di vista. Scorriamo l'articolo, questa è una traduzione, quindi perdonate qualche parola. Dice il ministro dei trasporti che si è sempre visto molto propositivo da questo punto di vista e dice dove un autobus normale non funziona affatto o solo 2 volte al giorno a causa della mancanza di domanda, sta parlando delle aree rurali, in futuro potrebbe intervenire una navetta senza conducente. A tal fine il Ministero sta attualmente conducendo colloqui con aziende come Tesla. In futuro le navette potrebbero integrare il sistema Roofbus esistente. Andiamo avanti a leggere, cerchiamo di capire il perché, tra l'altro cose che abbiamo già detto più volte proprio nei lampi, parlando di robotaxi. Chi vive in campagna continuerà a dipendere dall'auto in alcune parti del paese, tuttavia bisogna curarsi urgentemente di coloro che non possono guidare da soli, come gli anziani, i giovani sulla strada per la scuola e la formazione, eccetera, eccetera, eccetera. Lo Stato di Brandeburgo agisce qui principalmente come mediatore e motore, eccetera, eccetera, eccetera. Perché è importante questa notizia? Innanzitutto perché si capisce appieno si capiscono appieno le potenzialità di un servizio come quello del robotaxi. Non solo in città, ve l'ho detto tantissime volte, in città il servizio di taxi, Uber o quello che volete, già esiste. Il servizio di robotaxi può assolutamente integrare e o sostituire quello, soprattutto perché dovrebbe costare molto meno, ma può andare a essere estremamente utile proprio in aree rurali, dove, come spiegato nell'articolo, a oggi c'è poca domanda magari di navette di trasporto pubblico, quindi pullman, magari una la mattina, una la sera e basta, e dove non c'è proprio il servizio di taxi. Perché? Perché sarebbe non conveniente per il tassista che magari aspetta nelle aree rurali senza ricevere chiamate o magari fa 2 o 3 chiamate al giorno perché è troppo costoso. Ovviamente. Un servizio di robotaxi, soprattutto per quello che è l'idea di Tesla, quindi mezzo estremamente economico, servizio in generale molto economico, potrebbe cambiare totalmente questa questione e proprio tutto il servizio, perché avere un servizio di robotaxi molto più economico potrebbe andare ad accrescere la domanda e quindi dargli ancora più senso in queste aree. Molto bene che se ne comincia a parlare anche in Europa. E ora un paio di saluti e ringraziamenti a 2 storici supporter del canale, intanto al primo vero supporter del canale, ve lo dico sempre, Vincenzo, grazie mille Vincenzo e devo fargli gli auguri perché ha voluto supportare il canale cogliendo l'occasione di festeggiare il 4° compleanno della sua vecchietta, la chiamiamo noi, Model S, e mi ha scritto e siamo a 4 chilometri, meglio non dirli. Ciao caro amico, ciao Vincenzo, è sempre un piacere sentirti. Chilometri secondo me sei sui 2,70 circa? Secondo me intorno a quella cifra lì. Va bene, dai, mi fa assolutamente piacere risentirti e complimenti davvero per il 4° anno della tua Model S. Insomma, sono stato parte integrante l'acquisto di questa Model S, quindi ci tengo particolarmente. Grazie mille Vincenzo. E poi un saluto e un ringraziamento anche a Gianluca che continua a mettere i soldini nel salvadanaio per un raduno in Sardegna. Dai Gianluca, prima o poi ce la faremo. Grazie mille anche a te per il supporto. E mi ha scritto per il 3° anniversario
serio, lui terzo, e 66.000 chilometri. Devi andare a lezione da Vincenzo per aumentare i chilometri, anche grazie al tuo contributo di esperienza e competenza. Grazie mille davvero Gianluca e tanti auguri alla tua Tesla. Questo è tutto per oggi, vi ringrazio come sempre e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!